Ciao a tutti e bentornati su Kate & Made, io sono Kate ed oggi andremo a realizzare insieme questo progetto. È una borsa con chiusura click clack e il manico in pelle. Abbiamo anche il fondo in pelle. Tutti i materiali utilizzati sono di Tutti a Mano Luisa, trovate il link come sempre nel box informazioni qui in basso. Come potete vedere è venuta una borsa bella capiente. Non l'ho foderata, ma potete farlo tranquillamente sia prima di applicare la chiusura che dopo. Quindi vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di una rocca di tripolino catenella medio. Io ne ho utilizzati all'incirca 400 grammi, quindi non tutta la rocca. Una click clack da 26 cm con manico in pelle. Un fondo rettangolare 28x10. Uncinetto 3,5, ago e filo di nylon per cucire la chiusura click clack, ago tirafettuccia e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiamo come sempre dal fondo, facciamo un cappietto iniziale al nostro cordino e ci andiamo ad agganciare direttamente nei fori del fondo. Partirò qui dall'angolo, così in pochi passaggi vi mostro sia la parte dove non vanno fatti gli aumenti sia l'angolo dove va fatto l'aumento. Quindi mi aggancio direttamente qui, puntiamo l'uncinetto tenendo il cappietto sull'uncinetto e andiamo a lavorare all'interno del foro 2 maglie basse. In questo modo. In ogni foro dell'angolo, quindi esattamente qui e negli altri due angoli, quindi solo nel foro che si trova nell'angolo, andiamo a lavorare 2 maglie basse, una catenella e 2 maglie basse sempre nello stesso foro. In questo modo. Quindi questo è il procedimento che va ripetuto in ogni angolo, mentre per gli altri fori semplicemente andiamo a lavorare 2 maglie basse. Quindi ora procediamo lavorando 2 maglie basse in ogni foro fino ad arrivare al prossimo angolo. Abbiamo di nuovo il foro dell'angolo e ripetiamo 2 maglie basse, una catenella e 2 maglie basse nello stesso foro. Dopodiché proseguiamo lavorando 2 maglie basse in ogni foro, poi ripetiamo l'aumento nell'angolo, 2 maglie basse in ogni foro, aumento nell'angolo, 2 maglie basse in ogni foro e poi si va a chiudere il giro. Quindi ci vediamo direttamente al termine del giro. Bene, ho terminato il giro, lo chiudo con una maglia bassissima prendendo solo la sola retro del primo punto lavorato, in questo modo.
Ed ora proseguirò la lavorazione lavorando a maglia bassa in costa retro, quindi prendendo solo la solina retro, facciamo una catenella, lavoro una maglia bassa in costa nel primo punto sottostante, punto l'uncinetto nel punto successivo prendendo solo l'asola dietro e lavoro una maglia bassa e procedo così per tutti i punti. Però andrò a fare un aumento su ogni angolo, quindi anche in questo giro procederò con gli aumenti. Esattamente l'aumento lo vado a fare sulla catenella che abbiamo fatto nell'angolo, quindi sempre prendendo la costa retro lavoro una maglia bassa, punto l'uncinetto nello stesso punto e lavoro un'altra maglia bassa. Poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. E dove ho la catenella nell'angolo lavoro 2 maglie basse, quindi le 2 maglie basse, ovvero l'aumento, lo andiamo a fare solo sulla catenella che abbiamo lavorato in ogni angolo, mentre per quanto riguarda gli altri punti solo una maglia bassa. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro. Ok, terminato anche questo giro lo chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto ed ora in poi proseguiremo con la lavorazione del punto scelto. Potete scegliere tranquillamente il punto che preferite. Per questo tutorial io utilizzerò il punto ventaglietto. È un punto conosciuto, abbiamo già visto il procedimento già in qualche altro tutorial, lo rivediamo come sempre insieme. Quindi procediamo subito, facciamo una catenella e lavoriamo una maglia bassa nello stesso punto. Dopodiché saltiamo 2 punti, nel punto successivo andiamo a lavorare 5 maglie alte tutte nello stesso punto. Quindi una, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo 2 punti, quindi 1 e 2, nel successivo lavoriamo una maglia bassa. Il procedimento da seguire è questo, quindi ora abbiamo lavorato la maglia bassa, saltiamo di nuovo 2 punti, quindi 1 e 2, nel successivo, quindi in questo, andiamo a lavorare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo di nuovo 2 punti, andiamo nel successivo e chiudiamo con una maglia bassa. Procediamo quindi in questo modo per tutto il giro.
Bene, al termine del giro mi restano 2 punti che vanno saltati e vado a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, ovvero la maglia bassa. In questo modo. Ora dobbiamo passare al giro successivo, che è uno dei 2 che va ripetuto poi per tutta l'altezza della borsa. Quindi cosa facciamo? Facciamo 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta e in questo stesso punto dobbiamo andare a lavorare 4 maglie alte che sommate comunque a queste 3 catenelle fanno 5 maglie alte. Fatte le 4 maglie alte più le 3 catenelle siamo a 5. A questo punto andiamo a puntare l'uncinetto nella maglia alta centrale del modulo sottostante, quindi qui abbiamo la prima maglia alta, la seconda e la terza. Nella terza puntiamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa in questo modo. Ora ci spostiamo sulla maglia bassa e dobbiamo andare a ripetere il modulo da 5 maglie alte, quindi dobbiamo andare a creare il ventaglietto. Puntiamo l'uncinetto e lavoriamo 5 maglie alte nello stesso punto. Fatte le 5 maglie alte ci spostiamo di nuovo sulla terza maglia alta del modulo sottostante, quindi proprio quella centrale qui, e lavoriamo la maglia bassa. E questo è il procedimento che andiamo a ripetere per tutto questo giro. Quindi ventaglietto sulla maglia bassa, e maglia bassa nella maglia alta centrale del ventaglietto sottostante, quindi sempre nella terza contate 1 2 3, puntate l'uncinetto e lavorate la maglia bassa. Procediamo così e ci vediamo al termine del giro. E una volta terminato il giro dobbiamo andare a chiudere esattamente nella terza catenella delle 3 che abbiamo lavorato all'inizio, quindi contiamo 1 2 3, questa è la terza, puntiamo l'uncinetto entrando proprio all'interno della catenella e lavoriamo una maglia bassissima. E con le maglie bassissime dobbiamo portarci anche al centro del ventaglietto perché partiremo con la maglia bassa, però qui ci troviamo sulla prima maglia alta, diciamo, punto l'uncinetto prendendo solo la sola retro del punto successivo e lavoro una maglia bassissima. Qui mi ritrovo la maglia alta, la terza, e lavoro una maglia bassa in questo modo. A questo punto si procede nello stesso modo, quindi il procedimento è lo stesso. Io volevo farvi vedere la chiusura del giro e l'inizio, quindi poi qui abbiamo la maglia bassa, dobbiamo andare a lavorare il ventaglietto, quindi 5 maglie alte nello stesso punto. Maglia bassa al centro del ventaglietto sottostante e si procede così per tutto il giro.
Ci rivediamo direttamente al termine del giro per farvi vedere la chiusura del giro, ma abbiamo capito comunque che dobbiamo andarla a chiudere sulla maglia bassa, però per magari le meno esperte preferisco mostrarvelo e poi vi lascio continuare da sole per tutta l'altezza della borsa. Quando avremo terminato anche quest'ultimo giro lo chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata e da questo momento in poi dovremo andare ad alternare questo giro con il giro precedente, che sarebbe quello in cui si parte con le 3 catenelle iniziali, perché ci troviamo esattamente sulla maglia bassa. Quindi a questo punto poi si vanno a fare le 3 catenelle e le 4 maglie alte nello stesso punto. In questo modo avremo lavorato il primo ventaglietto del giro e poi il procedimento è lo stesso, vi basta andare ad alternare maglia bassa e ventaglietto. Comunque i passaggi sono questi, quindi a questo punto vi lascio proseguire da sole, vi lascio indicati qui in alto il numero di giri totali che andrò a lavorare io insieme alla misura in centimetri, che sarà comunque l'altezza che raggiungerò, e una volta raggiunta l'altezza io ho raggiunto circa 23 centimetri. A questo punto andiamo a fare un giro per rifinire qui il bordo, per non lasciarlo così, perché appunto dobbiamo andare a cucire la click clack e quindi abbiamo bisogno di un bordo dritto. Quindi qui ho chiuso con maglia bassissima prendendo solo la solina retro. A questo punto vado a lavorare senza fare la catenella, prendo poi tutta la maglia, quindi entrambe le asole, e lavoro una maglia bassa. Lavoro una maglia bassa per ogni punto del ventaglietto, mentre sulla maglia bassa lavoriamo una maglia alta. Poi procediamo lavorando una maglia bassa per ogni punto del ventaglietto sottostante, quindi calcolando che il ventaglietto è formato da 5 maglie alte, avremo 5 maglie basse. A questo punto abbiamo di nuovo la maglia bassa, al di sopra lavoriamo una maglia alta e procederemo così per tutto il giro. Una volta terminato il giro lo chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto, in questo modo, e noterete che comunque il bordo rispetto alla chiusura è molto più largo. Quindi cosa andremo a fare ora? Andremo a lavorare i soliti giri di maglia bassissima che abbiamo sempre lavorato per quanto riguarda le click clack, in modo da andare a restringere il bordo. I giri di maglia bassissima saranno lavorati in costa retro, quindi significa che andremo a prendere solo la solina retro. Quindi faccio una catenella, punto l'uncinetto nella maglia successiva prendendo solo la sola retro e lavoro una maglia bassissima. Procedo, punto successivo, punto l'uncinetto prendendo solo la sola retro e lavoro una maglia bassissima e procedo così per tutto il giro.
Bene, ho terminato il giro e a questo punto io continuo a lavorare giri di maglia bassissima finché il bordo non si adatta alla grandezza della chiusura. Quindi molto semplicemente procedo lavorando a spirale, quindi punto l'uncinetto nel punto successivo, prendendo sempre e solo la sola retro e lavoro una maglia bassissima in ogni punto sottostante. Una volta lavorati tutti i giri necessari, io ne ho fatti esattamente 3 giri di maglia bassissima. A questo punto ho tagliato il filo, vado a chiudere il tutto con asola di chiusura e poi vado a nascondere il filo tra le maglie. Successivamente poi andremo semplicemente a cucire la click clack. Posizioniamo la nostra click clack mandando tutto il bordo della borsa all'interno, ma soprattutto dobbiamo fare attenzione a far combaciare queste due parti esattamente con la parte centrale del laterale, perché altrimenti poi si va a cucire storta. Quindi facciamo combaciare il tutto, diamo forma al bordo della borsa seguendo la chiusura. E una volta fatto questo si va a cucire utilizzando del filo di nylon. Si va a bloccare il filo all'interno e si comincia a cucire entrando ed uscendo sia dalla lavorazione che dai fori che troviamo sulla click clack. Io ora non riesco ad inquadrare il tutto, però una volta cucita tutta la chiusura, questo sarà il risultato finale. Spero tanto che questo progetto vi sia piaciuto. Con una rocca riuscite tranquillamente a farci una borsa, perché a me ne è avanzato un bel po', quindi volendo potete farla anche più grande o utilizzare un punto più elaborato. È venuta una borsa abbastanza grande, quindi potete anche tranquillamente applicare una tracolla per poterla indossare a spalla. Troverete sicuramente quello che fa per voi sul sito di Tutti a Mano Luisa, di cui vi lascio il link nel box informazioni qui in basso. Se questo progetto vi è piaciuto fatemelo sapere come sempre con un pollice in su e un commentino qui sotto, e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial ed attivare le notifiche cliccando sulla campanella, così riceverete la notifica appena sarà disponibile un nuovo tutorial. A questo punto io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!